Buongiorno e benvenuti. Cosa abbiamo qua? Abbiamo finalmente i primissimi ospiti per il nostro 150 litri e naturalmente abbiamo anche altri ospiti per il 110 litri dove ci sono i Beta Machayensis. Adesso andiamo a scoprire cosa abbiamo comprato. Aeratore della Sansan, che ne ho preso uno nuovo perché quello che avevamo della sera si è bruciato, quindi abbiamo deciso di prendere uno nuovo. Ho trovato una bella offerta, quindi anche con la valvola che si può regolare, quindi eccellente. Lo useremo per sfruttare al massimo al posto di questo aeratore, in modo tale che potremmo sfruttarlo sia per questo che per questo. Naturalmente per questo 150 litri abbiamo un nuovo filtro ad aria che ci è arrivato settimana scorsa, l'ho preso online, acquisto molto eccellente ad un prezzo davvero irrisorio. Allora, questi qua sono dei Girino Chelius Aimonieri, colorazione marble. Guardate che spettacolo, sono ancora degli avannotti. Sono esemplari che in natura arrivano fino a 30 cm, ma che in acquario arrivano a un massimale di 15-20. Mangialghe, eccezionali mangialghe, quindi ci aiuteranno un po' con la gestione, ma attenzione, non è che mangiano solo alghe, naturalmente dovreste dargli anche una bella integrazione. E naturalmente adesso vi facciamo vedere dove vanno. Naturalmente adesso li mettiamo qua, li facciamo un po' stemperare. Naturalmente ragazzi, ricordiamoci che ci vogliono sempre una mezz'oretta. Voilà, adesso li lasciamo così. Naturalmente rigiriamo dall'altra parte, così la luce dà meno fastidio. Poi cosa abbiamo qua? Vediamo subito, attenzione, nel sacchetto abbiamo perso un pochino d'acqua, mentre in macchina va bene, non ci sono problemi. Abbiamo anche delle bellissime caridine japonica che le andremo a mettere nell'acquario Machayensi. Sono 3 belli esemplari, belli cicciottini, devono ancora crescere, quindi ragazzi adesso anche loro andiamoli a stemperare. Adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Opera, via. Allora, vediamo un po' come è composto. Un bel quadrotto. Vediamo che potenza ha. 4 watt, questo è da 1,5 watt, quindi li tiene come si deve. Abbiamo un'uscita, ma non ci sono problemi perché abbiamo una T, tubo per l'altro reattore, e quindi adesso andiamo subito a provarlo. Ok, abbiamo messo un pezzettino di tubo, abbiamo creato una T, adesso colleghiamo l'ariatore dell'acquario Machayensis. Ok, finalmente collegato. Vediamo un po' se si vede. E lì adesso, guarda come sono belli bellini. Adesso vediamo se funziona. Rimane che collegare questo. Cagata, non è abbastanza potente, quindi dobbiamo rimodificarlo. Dobbiamo rimettere, che vedete, non tira. Come potete vedere la bolla funziona, ma così funziona solo quello. Un po' assurdo, però abbiamo dovuto rimetterlo perché peccato, non va, non è abbastanza potente. Non so per qualsivoglia motivo che non tira. In teoria dovrebbe tirare fuori tutte e due perché uno andava a chiodo e l'altro no, ma vediamo nei prossimi giorni di fare ulteriori prove perché ci sembra un po' strano. Una potenza di 1,5 watt, questo ne ha 4, in teoria dovrebbero tirarle su come si deve. Boh. Vediamo qua il Girino Chelius, per ora stanno bene. Adesso cominciamo a fare l'ambientamento chimico. Un piccolo foro al sacchetto in modo tale da fargli prendere un po' d'acqua piano piano. Vediamo un attimo come va. Ok, l'ambientamento chimico dovremmo essere a posto. Vediamo adesso. Oh, primo pesciolino andato. Adesso in teoria dovrebbe esserci anche il secondo. Secondo è andato. Bene, ci sono, ma non si vedono giustamente perché sono piccini, l'acquario è grosso, piccoli di vegetazione, quindi aspetteremo di vederli ogni tanto. Bello avere pesci ma non vederli. Adesso andiamo con le japonica, vediamo un po'. Voilà, un po' scomodo sto coperchio. Vediamo di farle uscire tutte, c'è anche la rete, quindi dobbiamo stare molto attenti. Vediamo un po'. Sperando di non incastrarle. No. Ok, mi sembra che una sia andata. No. Una è qua. Ancora.
Dai, scendi. 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 Oh, guarda, cominciano a muoversi. Eccola qua, una è qua. Ok, sono già all'opera. Eccole qua. Già pronte per lavorare. C'è qualche alghetto, ma sicuramente con loro dureranno gran poco perché sono delle ottime divoratrici. Guardate, guardate qua, si fanno vedere. Ed ecco il nostro Ginochelius. Adesso si deve un attimo ambientare e poi si metteranno subito a mangiucchiare alghe a destra manca. Guardate che belli. Giustamente sono piccoli, vanno nelle piccole caverne che abbiamo creato, quindi sicuro sarà per loro motivo di sicurezza. Eccole qua. Naturalmente sono guardinghe, perché giustamente ambiente nuovo, i pesci sono curiosi, vanno a guardarle, ma loro sono dei razzi, quindi non si faranno mai beccare. Ho scelto loro piuttosto che le neocredine perché le neocredine sono un po' più statiche, quindi di conseguenza più facilmente potrebbero diventare preda dei betta, soprattutto quelli piccoli. Le japonica purtroppo non si riproducono, ma ahimè i loro piccoli non sopravvivono perché devono nascere in acqua salmastra, cioè nascono in acqua nascono però muoiono praticamente subito, quindi di conseguenza è difficile la riproduzione in acquario, però vivono tanti anni, quindi diventano anche belli grossi, di conseguenza non verranno più toccati. Adesso c'è un po' di curiosità da parte dei pesci, però alla fine dei conti appena si avvicinano scattano via e sono dei fulmini veramente. Già escono fuori, naturalmente per loro è un bel acquario grosso. Fateci caso che da adulti più o meno saranno quanto il mio palmo, quindi belli grandicelli, ma siamo curiosi di vedere come diventeranno. Anche quelli classici grigi, però abbiamo visto che c'è un I-Marble e naturalmente hanno delle bellissime colorazioni, come potete vedere, sul bianco, grigio, quindi non so il sesso se maschio e femmina, perché sono ancora cucci, sono ancora degli avannotti, quindi vedremo come andrà. Non sono pesci gregari, quindi potevamo solo prenderne uno, ma però abbiamo deciso di prendere due, che magari culo vuole, ci siamo beccati la coppia, magari. Ginochelius sono a posto, le japonica sono a posto, adesso l'unica cosa da fare è mettere i macropodus nella quale sono i Ginochelius, ecco. Quindi aspettiamo giusto un paio di giorni che si ambientano anche nel nuovo acquario e poi magari tra 2 o 3 giorni cominceremo anche a mettere i macropodus, anche perché dobbiamo smontare l'acquario, perché dovrebbero essere un maschio e una femmina. Attenzione, perché il maschio, come abbiamo visto, ha una coda bellissima, una pinna bellissima, bella lunga, colorazioni eccellenti. L'altro dovrebbe essere una femmina, attenzione, dovrebbe, anche perché ha il corpo un po' più tozzo. Però può capitare quando sono piccoli sia maschio che femmina, perché ad esempio oggi siamo andati a Mangrovia, dove siamo andati a prendere naturalmente sia Ginochelius e japonica, c'erano anche i fratellini della nostra coppia ed erano molto piccoli rispetto al nostro maschio, quindi a parte il fatto che naturalmente quando sei un banco tendono a rimanere un pelino più piccoli, poi quando li separi naturalmente i maschi esplodono, come potete vedere, rispetto a quelli che c'erano il nostro maschio era quasi il doppio, bello grosso, come potete vedere le pinne sono mostruose. Altro esemplare, sperando che sia una femmina, in teoria sì. In realtà, oltre ad avere il corpo più tozzo, naturalmente le femmine hanno anche la coda più corta. Speriamo che sia così. Adesso vediamo in questo acquario grosso, magari essendo la coda più grosso, scopriamo subito se è una femmina o un maschio. Nel caso sono 2 maschi, andremo a procurarci altre femmine. Tanto con 150 litri non ci dovrebbero essere problemi che si ammazzano de botte, ecco. Non dovrebbero. Tutt'al più poi li separeremo nel caso. Bene, adesso è la sua volta, andremo a spostarlo nel suo nuovo acquario. Controlliamo solo se che la temperatura sia la stessa medesima. Dovrebbe essere, perché l'acquario era sui 20 gradi, 150 litri, adesso andremo a misurare anche il 50 litri per vedere se sono allo stesso livello, quindi potremo tranquillamente metterli da un acquario all'altro senza problemi. Siamo sulla stessa temperatura, quindi non ci rimane che catturarli e cambiargli l'acquario. Bene, il maschietto è andato, è già lì nella nuova casetta,
Vediamo un po' se si vede. Sì, si vede, si vede, si vede. Naturalmente un po' spaventato, però non abbiamo avuto nessuna difficoltà a prenderlo. Tecnica a doppia rete. È andato tutto liscio senza problemi. Adesso il problema è prendere la femmina perché è nascosta in tutto il sistema delle radici. Infatti io da qua non la vedo. Probabilmente questo acquario poi verrà smontato, riallestito, che dentro c'edranno la coppia di Machaensis che ci ha dato Francesco tempo fa. Gli dedichiamo solo quell'acquarietto per loro, perché nel 110 litri comprare 5 esemplari che sono lì dentro è un po' difficile, quindi preferiamo tenere qua la coppia, sarà solo per loro, tanto l'acquario è già maturo. Possiamo anche sfruttare parte dell'acqua, il filtro è già maturo, dobbiamo solo fare un riallestimento veloce, naturale, tanto è tutto all'interno, legni e quant'altro, dobbiamo solo un attimo di sistemarlo, roba di un'oretta, sì o no, e riusciamo a ricreargli un acquario, deve solo andare in temperatura, ma basta mettere un termostato e tutto è a posto. Anche la femmina siamo riusciti a tirarla fuori. Per poter riuscire a catturare abbiamo tolto tutte le piante messe, avevamo anche tolto tutte le galleggianti, parte dell'Anubio, so che naturalmente adesso lì è un disastro, ma tutto ciò perché tanto domani ci metteremo o dopo nei prossimi giorni a risistemare l'acquario, così almeno gli dà una bella resettata, lo riallestiamo, mettiamo dentro i pesci, così almeno cominciamo a dare un colpo finale al nostro soggiorno, che è una fish room praticamente, così almeno siamo a posto e ogni pesce ha la sua casa, il suo acquario, bello tranquillo, senza problemi, fatti come piace a noi. Stiamo già vedendo come allestirlo, stiamo già pensando, risfrutteremo tutti i legni, gli anubi e i sassi per creare sempre un acquario naturale. Naturalmente lì c'è l'aria pulita, sistemata e quant'altro. Naturalmente tutti e due acquari verranno messi per la lunghezza con i filtri ad aria dallo stesso lato in modo tale da creare una struttura abbastanza similare. Vediamo se riusciamo a fare a specchio con piante emerse e quant'altro in modo tale da creare come se fosse un acquario unico. Cerchiamo di farlo, vediamo se riusciamo e siamo all'altezza di questo piccolo progetto. I Macropodus non sono solo in questo acquario, come abbiamo visto prima ci sono anche dei Girinochelius che ci aiutano con la gestione delle alghe e quant'altro, quindi telefonata, quindi non avremo problemi di spazio, aggressività, anche perché i Girinochelius sono dei mangialghe, occupano tutto l'acquario, i Macropodus la maggior parte della zona superficiale, però adesso nonostante tutto non si stanno cagando di pezza i due pesciolini, quindi penso che abbia fatto una buona cosa. Questa è la prima volta che riesco a filmare quello che dovrebbe essere la femmina, dovrebbe, almeno quando li acquistati era un maschio e una femmina, la coda è un po' messa a maluccio, quindi non vedo l'ora che in questo ambiente nuovo si possa riprendere come si deve. C'è il nostro bel maschione, adesso li lasciamo in pace, faremo qualche clip magari fra qualche ora del pomeriggio quando i pesci saranno un po' più tranquilli perché giustamente adesso in acquario nuovo si sentono un po' spaesati e vediamo un attimo come va. Aspettiamo che si accenda anche la luce, vediamo un attimo come si comportano i pesci, adesso li controlliamo, quindi non dovrebbero esserci problemi, ecco. Ecco, dopo qualche ora vedete che spettacolo. La femminuccia è messa un po' maluccio, ma perché veniva mazzolata prima, sicuramente. In questo nuovo acquario infatti per adesso il maschio non la sta guardando neanche di striscio, hanno già mangiato, quindi che dire, soddisfatti. Il maschio è uno spettacolo, guardate che colori, guardate, spettacolare. In questo acquario, 150 litri di spazio ogni anno, non vediamo ora come si evolve. Vediamo ancora di aggiungere forse qualche altro ospite, oppure magari che si riproducano e vedremo magari qualche piccolo vannotto. E qui abbiamo visto che dove ci sono i maciai, se vedete ci sono delle piccolissime cose che fanno su e giù, ci sono gli avannotti di Machaensis. Guardate, sta giocando con la tabs della spirulina che è per i Girinochelius, ma se la sta mangiando lui. C'è il Girinochelius, uno dei due, ed ecco la femmina,
Diciamo che si sta riprendendo, infatti il pinnaggio sta migliorando, i colori sono migliorati, appetito, il maschio non rompe le scatole, molto curiosa, scusate, quindi per ora sta andando bene. Per ora non ci sono stati problemi di zuffe e quant'altro, anzi sta andando molto bene. I Ginocchelius sono già cresciuti, anche di un bel pelo, naturalmente sono sempre fra di loro, si rompono le scatole, ogni tanto si mazzuolano. Abbiamo fatto bene a prenderne due così almeno si rompono le scatole tra di loro. I Macropodus non li toccano nemmeno perché ho letto che ogni tanto alcuni hanno avuto dei problemi con questa specie, ma per ora problemi non ne abbiamo. Nel caso diventano grossi li mettiamo insieme all'acquario con il Lepomis, quindi problemi non ne abbiamo. Ragazzi, con questo video è tutto. Naturalmente, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, iscrivetevi. Tutto ciò serve per aiutarci a portare nuovi contenuti e a far evolvere la nostra pagina. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Adesso godetevi qualche clip del nostro acquario. Alla prossima!